Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Una cosa che ho notato parlando con tante persone che studiano l'italiano è che molto spesso si conoscono differenze, dettagli, sfaccettature di una lingua, ma alcune volte si perde di vista una visione più generica, ovvero le basi, le fondamenta di una lingua. Cosa voglio dire con questo? Molti studenti e molte persone conoscono, per esempio, l'imperfetto, il passato prossimo, le differenze fra questi due, oppure il futuro, il condizionale, il congiuntivo. Però alcune volte non si conosce quello che c'è dietro, quello che c'è prima di questi tempi verbali. Non si conosce la struttura generale della lingua, in questo caso la struttura generale del verbo in italiano. Quando si studia una lingua straniera è molto comune andare direttamente a studiare il presente e il passato, l'imperfetto, saltando quella lezione principale che ci dà un quadro generale di cosa sia il passato, di cosa sia l'imperfetto, di cosa sia l'indicativo oppure il congiuntivo. In questo video dunque voglio fornirvi questo quadro generico dei verbi italiani, ovvero darvi la struttura completa dei verbi. I verbi in italiano sono composti da 7 modi e 21 tempi verbali. I modi si suddividono in modi finiti e modi indefiniti. I modi finiti sono quelli in cui noi sappiamo chi compie l'azione, dunque abbiamo il soggetto del nostro verbo. I modi indefiniti non definiscono il soggetto del nostro verbo, non sappiamo chi compie l'azione. I modi servono a definire la modalità in cui noi compiamo un'azione. I 7 modi sono questi. Tra i modi finiti abbiamo il modo indicativo, il modo congiuntivo, il modo condizionale e il modo imperativo. Tra i modi indefiniti abbiamo l'infinito, il gerundio ed il participio. Iniziamo con il modo indicativo. Il modo indicativo, proprio come ogni modo, è formato da dei tempi verbali. I tempi verbali servono ad indicare quando si verifica un'azione, il momento preciso in cui si verifica un'azione. Adesso, per ogni modo verbale che abbiamo visto, vedremo i suoi tempi verbali e per ciascuno di questi faremo un esempio. Iniziamo con il modo indicativo. Il modo indicativo viene utilizzato per esprimere fatti ed eventi che sono certi e reali. Il modo indicativo è sicuramente il più utilizzato della lingua italiana e per questo motivo forse è il primo che si studia, anche se in realtà forse il primo è l'infinito, che vedremo più tardi. L'indicativo è formato da 8 tempi verbali. Vedremo quando ciascuno di questi si utilizza e faremo un esempio di modo tale da comprenderlo. Tutti gli esempi che farò saranno nella prima e seconda persona singolare, ovvero io e tu. Userò questi perché molto spesso parliamo nella forma io o nella forma tu, quindi sono sicuramente un po' più sentiti e un po' più comuni. Il primo tempo dell'indicativo è sicuramente il presente indicativo, che ci indica un'azione che avviene nel presente. Io studio francese. Io studio francese. Questa è un'azione certa che avviene nel presente, per questo motivo utilizziamo il presente indicativo. Passiamo al passato prossimo indicativo. Il passato prossimo indicativo si utilizza per parlare di un'azione completata in un momento passato, che esso sia recente o lontano, i cui effetti però sono ancora percepiti nel presente. Anche qui ovviamente parliamo di un'azione certa. Facciamo un esempio. Io ho studiato l'inglese per 10 anni. Io ho studiato l'inglese per 10 anni. Passiamo al nostro terzo tempo verbale, che è l'imperfetto indicativo. L'imperfetto indicativo si utilizza per parlare di abitudini nel passato, di descrizioni nel passato o di azioni parallele nel passato. Anche qui facciamo un esempio. Io studiavo inglese tutti i venerdì. Io studiavo inglese tutti i venerdì. Qui stiamo parlando di un'abitudine certa che è avvenuta nel passato. Passiamo adesso al trapassato prossimo indicativo. Il trapassato prossimo indicativo si utilizza quando vogliamo parlare di un'azione passata che è avvenuta prima di un'altra azione passata. Avevo studiato l'inglese prima di studiare lo spagnolo. Avevo studiato l'inglese prima di studiare lo spagnolo. Come vedete, avevo studiato è al trapassato prossimo perché precede la mia azione di studiare lo spagnolo. L'azione più recente è quella di studiare lo spagnolo.
L'azione che è avvenuta prima è quella di studiare l'inglese. Per questo motivo utilizzo il trapassato prossimo. Passiamo al passato remoto indicativo. Il passato remoto indicativo si utilizza per parlare di eventi completati nel passato, ma è particolarmente utilizzato in testi storici o narrativi. È sicuramente un tempo che oggigiorno non è più tanto comune nella lingua parlata. Si può sentire ogni tanto nel centro Italia, nel sud Italia, ma non è così comune come il passato prossimo. Ad ogni modo lo vedrete invece molto spesso nei libri, per esempio, oppure se fate una certificazione di italiano, probabilmente lo troverete nella certificazione, soprattutto nei livelli che vanno dal B2 a salire. Facciamo un esempio. Albert Einstein studiò all'Università di Zurigo. Albert Einstein studiò all'Università di Zurigo. Stiamo parlando di un fatto passato, certo, completato, in un passato piuttosto lontano, e ovviamente c'è una connotazione storica nella mia affermazione. Per questo motivo ho utilizzato il passato remoto. Passiamo al successivo tempo verbale, che è il trapassato remoto. Il trapassato remoto si utilizza per parlare di un evento passato avvenuto prima di un altro evento passato. È esattamente lo stesso utilizzo del trapassato prossimo, però quando abbiamo a che fare con il passato remoto, dunque con delle azioni storiche, narrative o avvenute magari in un tempo un po' più lontano rispetto al nostro presente. Albert Einstein ebbe studiato molti anni quando ricevette il premio Nobel. Albert Einstein ebbe studiato molti anni quando ricevette il premio Nobel. Come vedete, l'azione dello studiare è avvenuta prima del ricevere il premio Nobel. Per questo motivo abbiamo usato il trapassato ebbe studiato. Ci tengo a precisare che il trapassato remoto è ancora meno comune del passato remoto. Oggigiorno nel parlato è molto raro sentirlo utilizzare. Passiamo al nostro sesto tempo verbale, che è il futuro semplice indicativo. Il futuro semplice indicativo si utilizza per esprimere un evento che avverrà nel futuro, che si deve ancora compiere. Questa sera studierò un po' di francese. Questa sera studierò un po' di francese. Stiamo parlando di un fatto certo che avverrà nel futuro, che si deve ancora compiere. Dunque utilizziamo il futuro semplice. L'ultimo tempo verbale indicativo è il futuro composto o anteriore. Il futuro composto o anteriore si utilizza insieme al futuro semplice quando parliamo di due eventi che avvengono uno dopo l'altro. Ovviamente il futuro anteriore esprime l'azione che avviene prima rispetto a quella del futuro semplice. Facciamo un esempio. Quando avrai studiato tutto il capitolo, andremo a fare merenda. L'azione che avviene prima è quella dello studiare tutto il capitolo. Dunque utilizziamo il futuro anteriore. La nostra conseguenza, comunque futura, di questa azione si esprime con il futuro semplice. Andremo a fare merenda. Passiamo adesso al modo congiuntivo, che forse è uno dei modi meno amati della lingua italiana, proprio perché è il modo che esprime l'incertezza, i dubbi, le speranze oppure le azioni soggettive. Molto spesso viene accompagnato dal che e dal se. Questo modo è formato da 4 tempi verbali. Il presente congiuntivo si utilizza quando ho un dubbio o una speranza nel presente. La mia speranza verrà coniugata al presente congiuntivo. Dunque non l'atto di sperare, non l'atto di pensare. L'atto di pensare è certo e utilizzo il modo indicativo. Invece quello che io penso o quello che io spero si esprime con il modo del congiuntivo. Facciamo un esempio. Io credo che tu studi troppo. Io credo che tu studi troppo. In questo caso, come vedete, l'azione del credere, io credo, è una certezza, dunque utilizzo il modo indicativo. Quello che io credo, ovvero la mia frase subordinata, è coniugata al congiuntivo. Nonostante in questo caso studi possa sembrare indicativo, ma in realtà il congiuntivo presente ha una coniugazione un po' particolare, che studierete sicuramente, dove la prima, la seconda e la terza persona singolare hanno la stessa forma di coniugazione. Io studi, tu studi, lui studi. Passiamo al congiuntivo passato. Il congiuntivo passato esprime un'azione desiderata o sperata, avvenuta nel passato, ma che io desidero, credo o spero nel presente. Cerchiamo di capire perché può sembrare un po' più complesso. Se io dico spero che tu abbia studiato per l'esame, spero che tu
abbia studiato per l'esame. Io spero è la mia certezza, io ho questa speranza. Il fatto di sperare è una cosa che sta avvenendo nel presente. Però l'azione che io spero è un'azione ormai completata, è avvenuta nel passato. Dunque l'azione che io spero sia avvenuta è nel passato. Per questo motivo utilizzo il congiuntivo passato. Tu abbia studiato. Passiamo al congiuntivo imperfetto. Il congiuntivo imperfetto si utilizza per esprimere contemporaneità nel passato ed ovviamente anche qui si utilizza per esprimere una speranza, un desiderio, un'incertezza. Anche questo può risultare un po' complesso da capire, quindi vediamo l'esempio. Io speravo che studiasse di più. Io speravo che studiasse di più. L'azione dello sperare, io speravo, è nell'imperfetto indicativo, perché io nel passato avevo questa speranza. Era certo, io lo speravo, era qualcosa che per me era reale nel passato. La mia speranza era quella che lui studiasse. Quindi l'azione dello sperare e l'azione dello studiare avvenivano allo stesso tempo, soltanto che lo studiare era una mia speranza, dunque lo coniugo al congiuntivo imperfetto. È necessario dunque che il verbo di speranza, di dubbio, di incertezza sia in un tempo verbale passato oppure condizionale, proprio perché deve esprimere la contemporaneità del mio sperare con l'azione che io appunto desidero. Devono avvenire nello stesso tempo. Forse questo è uno dei tempi verbali più difficili da comprendere. Ovviamente ora lo sto semplificando, sicuramente con un video più esplicativo avrete modo di comprenderlo meglio e più chiaramente e sicuramente farò un video su questi argomenti. Continuiamo con l'ultimo tempo verbale del congiuntivo, che è il trapassato congiuntivo. Il trapassato congiuntivo si utilizza quando io nel passato avevo una speranza, un'incertezza, un dubbio su qualcosa che è avvenuto ancora prima che io lo sperassi. Anche qui cerchiamo di capire un po' meglio perché è un po' complesso. Se io dico io speravo che tu avessi studiato di più, io speravo che tu avessi studiato di più, io nel passato speravo. La mia azione dello sperare è avvenuta in passato, quindi io speravo. Ma la mia speranza è che tu, prima di questo, avessi studiato. Quindi abbiamo un concetto di anteriorità dell'azione. Quello che io spero o quello di cui io sono incerta avviene prima della mia speranza o avviene prima della mia incertezza. Passiamo al nostro successivo modo verbale che è il condizionale. Il condizionale serve ad esprimere un'azione ipotetica, possibile o appunto condizionale. Serve ad esprimere qualcosa che accadrebbe in determinate circostanze o situazioni. È composto da due tempi verbali, il condizionale presente e il condizionale passato. Il condizionale presente serve ad esprimere un'ipotesi, una condizione nel presente. Io studierei un po' di francese adesso. Io studierei un po' di francese adesso. Molto spesso viene accompagnato da una frase di tipo ipotetico, ovvero una frase che contiene il se. Se significa if. Studierei un po' di francese se non stessi girando il video. Studierei un po' di francese se non stessi girando un video. Il condizionale passato esprime un'azione ipotetica che sarebbe avvenuta nel passato, ma che non è successa. Avrei studiato un po' di francese. Avrei studiato un po' di francese. Anche qui molto probabilmente viene accompagnato da una forma ipotetica. Per esempio, avrei studiato un po' di francese se non avessi girato il video. Avrei studiato un po' di francese se non avessi girato il video. Era un'ipotesi nel passato, ma non è successa. Lo è nel passato, non lo è più adesso perché io so con certezza che non ho studiato. Passiamo al prossimo modo, che è il modo dell'imperativo. Si utilizza molto spesso per dare un ordine ed è composto da un solo tempo verbale, ovvero il presente. Inoltre è composto solo da alcune persone verbali e si utilizza soprattutto nella seconda persona singolare e nella seconda persona plurale. Facciamo un esempio. Studia un po' di matematica. Studia un po' di matematica. Questo può essere un ordine che un genitore dà ad un figlio di studiare un po' di matematica. Abbiamo finito con i modi finiti, adesso vediamo i modi indefiniti. I modi indefiniti sono 3. Iniziamo con l'infinito. Il modo dell'infinito è molto spesso utilizzato per esprimere un verbo nella sua forma base.
indica un'azione senza però determinare una persona o un numero che compie questa azione. Formato da due tempi verbali, l'infinito presente e l'infinito passato. L'infinito presente forse è il primo tempo verbale che noi studiamo. L'infinito è il verbo nella sua forma base. Facciamo un esempio. Studiare non è sempre facile. Studiare non è sempre facile. Come vedete in questa frase non viene determinata né una persona né un numero che compie l'azione dello studiare. Stiamo parlando semplicemente dell'atto dello studiare. Passiamo all'infinito passato, che altro non è che il verbo ausiliare avere o essere all'infinito e il participio passato. Per esempio, l'infinito passato di studiare è avere studiato. Usa molto spesso con le congiunzioni prima di, dopo, senza. Usa molto spesso quando il soggetto delle due frasi è lo stesso. Per esempio, senza aver studiato non avrei passato l'esame. Senza aver studiato non avrei passato l'esame. Come vedete, senza è seguito da aver studiato. L'infinito passato può essere un po' complesso da capire ed è necessario indubbiamente un video intero su questo argomento, però ci tengo a precisare che l'infinito passato è usato la maggior parte delle volte nelle proposizioni subordinate, non in quelle indipendenti. In quelle indipendenti o principali è molto meno comune. Passiamo adesso al modo del gerundio, che ci spiega la modalità in cui viene un'azione. Anche qui è composto da due tempi verbali, il presente ed il passato. Facciamo un esempio col presente. Studiando molto si imparano tante cose. Studiando molto si imparano tante cose. Questo studiando è un po' come dire attraverso l'atto di studiare, attraverso la modalità dello studiare. Si utilizza dunque molto spesso per esprimere il mezzo attraverso il quale noi raggiungiamo una conseguenza. Lo stesso utilizzo si ha nel passato. Facciamo un esempio anche qui. Avendo studiato molto, Luigi ha passato l'esame. Avendo studiato molto, Luigi ha passato l'esame. Come vedete, attraverso la modalità dello studio, Luigi ha potuto passare l'esame. La nostra modalità è avvenuta nel passato. Parlando dunque di un contesto passato e già concluso, utilizziamo il gerundio passato. Il participio è forse il modo un po' più astratto da capire. Il participio serve a presentare un'azione come attributo di un nome. Anche qui è composto da due tempi verbali, presente e passato. Il presente è sicuramente poco comune, mentre invece il passato è già molto più utilizzato. Il participio serve ad esprimere un'azione o un modo, però riferito ad un nome. Infatti per questo motivo concorda in genere e in numero con il nome a cui fa riferimento. Si può utilizzare in diversi modi, come sostantivo, come aggettivo o come un sostituto di una proposizione relativa. Purtroppo non è possibile fare un esempio del participio presente con il verbo studiare, perché la frase non avrebbe molto senso. Questo progetto non è interessante. Questo progetto non è interessante. Come vedete, interessante è il participio presente del verbo interessare e viene utilizzato proprio come un aggettivo per descrivere il nostro progetto. Si coniuga infatti in genere e numero con il nostro soggetto. Interessante infatti significa che interessa. Il participio passato invece viene utilizzato sia come aggettivo sia come participio passato, sicuramente utilizzato molto come participio passato. Se io dico per esempio il tema studiato era molto interessante, il tema studiato era molto interessante. Studiato è il nostro participio passato e viene utilizzato come un aggettivo e dice appunto la parola tema. Il tema. Se invece viene utilizzato come verbo, si utilizza soprattutto in compagnia di un verbo ausiliare. Ho studiato molto. In questo caso dobbiamo vedere soltanto studiato, perché solo studiato è il nostro participio passato. Dunque il participio passato è essenziale per coniugare tutti i tempi composti della lingua italiana. Abbiamo finito qui con questa lezione un po' lunga su questo quadro generale dei verbi. Mi rendo conto che probabilmente alla fine di questo video avrete molti dubbi, perché ovviamente ci sono molti dettagli e molte sfaccettature per ciascun tempo verbale. Purtroppo impossibile da coprire tutto in un unico video. In questo video volevo farvi un quadro generale, però non era possibile spiegarvi come si coniuga ciascun tempo verbale, quali sono le eccezioni, quali sono le sfaccettature. Ogni tempo verbale richiede sicuramente un video a parte per essere spiegato nella maniera più esaustiva e più corretta. Ad ogni modo spero che questo quadro generale vi aiuti un po' a capire un po' meglio
quello che è il mondo dei verbi in italiano. Sicuramente vi può aiutare a capire quando utilizzare un tempo verbale o quando utilizzare un altro. La lezione di oggi è finita qui. Se siete arrivati fin qui io vi ringrazio tanto per aver visto questo video e se avete dubbi o domande scriveteli nei commenti. Se il video vi è piaciuto o è stato utile mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!